Benvenuto o bentornato sul mio canale. Anche oggi risolviamo un dubbio di grammatica molto frequente degli studenti di italiano. Si dice prima di o prima che, dopo di o dopo che. In questa lezione ti aiuterò a fare un po' di chiarezza, come sempre con tanti esempi che ti aiuteranno a capire la grammatica in contesto. Sono Federico, un insegnante di italiano per stranieri, e questo è Accademia Italica, il mio progetto nato per aiutare studenti stranieri come te a fare progressi con il proprio italiano grazie a contenuti di vocabolario, grammatica e cultura italiana. Se ti piacciono le mie lezioni e vuoi restare aggiornato sulle prossime che pubblicherò, ti invito a iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche. Anche per questa lezione ho realizzato un comodo PDF gratuito con la trascrizione della lezione di oggi e in cui potrai trovare anche un esercizio per praticare le regole che imparerai. Come sempre, puoi scaricarlo gratuitamente cliccando il link nella descrizione del video. E ora non perdiamo altro tempo e iniziamo con il tema della lezione di oggi. Gli avverbi di tempo prima e dopo sono estremamente comuni in qualsiasi contesto comunicativo, dalle situazioni più informali e quotidiane fino ai contesti comunicativi più avanzati e formali. Quindi è importantissimo imparare a usare bene queste due parole. Oggi vedremo come. Iniziamo dall'avverbio prima. Prima. Usiamo prima di, con la preposizione di, quando l'elemento che segue è un sostantivo o un pronome. Per esempio, il progetto deve essere finito prima di Natale. Ho pulito tutta la casa prima dell'arrivo degli ospiti. Tutte le mattine esco di casa prima delle 8. In questi ultimi esempi, la parola che seguiva l'avverbio prima era un sostantivo. Ora vediamo qualche esempio con un pronome. Arrivo sempre in ufficio prima di lui. Mio figlio ha iniziato a parlare prima del tuo. Ti consiglio di guardare questo film prima di quello. Quindi usiamo prima di quando la parola che segue è un nome, un sostantivo, oppure quando questo sostantivo è sostituito da un pronome. Possiamo usare prima di anche prima di un verbo all'infinito, ma questa regola è applicabile solamente quando il soggetto della frase principale è lo stesso della frase subordinata. Vediamo subito qualche esempio per rendere chiarissima questa regola. Pensa prima di parlare. Pensa prima di parlare. In questa frase ho usato prima di più un verbo all'infinito, parlare. Qui possiamo usare la struttura di più infinito perché il soggetto della frase principale è lo stesso della frase subordinata. La frase principale è retta dal verbo pensare, mentre la frase subordinata è retta dal verbo parlare. Il soggetto di queste due frasi è esattamente lo stesso, tu. Quando abbiamo lo stesso soggetto per le due azioni, usiamo di più infinito. Vediamo un altro esempio. Sara aveva studiato l'inglese prima di andare a Londra. Prima di andare a Londra. Anche qui ho usato la struttura prima di più un verbo all'infinito perché entrambe le azioni
hanno lo stesso soggetto, ovvero Sara. Sara aveva studiato, Sara è andata a Londra. Quindi, dato che abbiamo lo stesso soggetto, possiamo usare prima di più infinito. Altro esempio: ho chiuso la porta a chiave prima di uscire di casa. Ho chiuso la porta a chiave prima di uscire di casa. Anche qui abbiamo prima di più un verbo all'infinito, il verbo uscire. Ho potuto usare questa struttura perché abbiamo un unico soggetto per entrambe le azioni. Io ho chiuso la porta, io sono uscito. Il soggetto è lo stesso e in queste situazioni possiamo usare prima di più infinito. In alcuni casi possiamo usare anche l'infinito passato, come in questo esempio. Puoi uscire con i tuoi amici, ma non prima di aver finito i compiti. Puoi uscire con i tuoi amici, ma non prima di aver finito i compiti. Qui ho usato prima di più un verbo all'infinito, ma ho usato l'infinito passato. E cosa succede se il soggetto delle due azioni è diverso? In questo caso dobbiamo usare prima che più un verbo coniugato al congiuntivo. Usiamo sempre questa struttura quando il soggetto della frase principale è diverso da quello della frase subordinata. Per esempio, preparo gli antipasti prima che arrivino gli ospiti. Preparo gli antipasti prima che arrivino gli ospiti. In questa frase abbiamo due soggetti diversi. Io preparo gli antipasti prima che arrivino gli ospiti. Loro, gli ospiti, è il soggetto della frase secondaria. Quindi abbiamo due soggetti diversi e per questo uso prima che più un verbo al congiuntivo. Tornate subito a casa prima che cominci a piovere. Prima che mia figlia prenda la patente, le regalerò una macchina. Non immaginavo la verità prima che tu me la dicessi. So a cosa stai pensando in questo momento. Perché dobbiamo usare il congiuntivo con prima che? Come forse sai, il congiuntivo è il modo verbale del dubbio, dell'incertezza. In queste frasi usiamo il congiuntivo perché nel momento in cui avviene l'azione della frase principale, l'azione della frase subordinata non è ancora sicura. Potrebbe succedere, ma potrebbe anche non succedere. C'è un margine di incertezza e in queste situazioni, in italiano, tendiamo a preferire il congiuntivo. Per esempio, quando dico ai bambini tornate a casa, non è ancora certo che piova. C'è una possibilità che cominci a piovere, ma non è una cosa sicura. O quando dico prima che mia figlia prenda la patente, le regalerò una macchina. Io nel momento in cui regalo una macchina a mia figlia, non sono sicuro al 100% che lei riuscirà a prendere la patente. Per questo tendiamo a usare il congiuntivo, perché stiamo parlando di situazioni future che probabilmente succederanno, ma non è sicuro. E ora passiamo all'avverbio di tempo dopo. Dopo. Come si usa questa parola? Usiamo dopo senza nient'altro quando la parola che segue è un sostantivo, un pronome possessivo o un pronome dimostrativo. Dopo l'aperitivo siamo andati al cinema. Dopo il matrimonio hanno subito avuto un figlio. Dopo l'estate le temperature iniziano a diminuire.
Abbiamo visto 3 casi con dei sostantivi. Ora vediamo qualche esempio con un pronome possessivo. Il mio compleanno è dopo il suo. Dopo la mia laurea ho ricevuto subito un'offerta di lavoro. E ora un paio di esempi con dei pronomi dimostrativi. La mia vita è cambiata dopo quel giorno. Dopo questa esperienza sono una persona migliore. Ma c'è il caso di un tipo di pronome con cui usiamo dopo di. Usiamo dopo di quando la parola che segue è un pronome personale. Avevo un appuntamento con Giulia e sono arrivata dopo di lei. Mia moglie torna sempre a casa dopo di me. Usiamo dopo più un verbo coniugato in qualsiasi tempo verbale quando vogliamo elencare una serie di azioni in sequenza. In questi casi, dopo è sinonimo di poi. Possiamo usare poi per sostituire dopo. Per esempio, vado al supermercato e dopo vado in farmacia. Potremmo anche dire vado al supermercato e poi vado in farmacia. Prima risparmierò un po' di soldi e dopo andrò in vacanza. Anche qui possiamo dire prima risparmierò un po' di soldi e poi andrò in vacanza. Prima ho bevuto un caffè e dopo ho ordinato un cornetto. Prima ho bevuto un caffè e poi ho ordinato un cornetto. Ma non è finita qui. Usiamo dopo più un verbo all'infinito quando il soggetto della frase principale e quello della frase subordinata è lo stesso. Fa molta attenzione perché questa struttura ti sarà molto utile quando vorrai raccontare la tua giornata o un tuo viaggio in italiano, quando vorrai elencare una serie di azioni che hai fatto. Dopo aver concluso il liceo, mio fratello si iscriverà all'università. Dopo essere tornato a casa, mi sono fatto una doccia. Hai notato? Nella prima frase indico un'azione futura. Mio fratello si iscriverà. Nella seconda frase indico un'azione passata. Mi sono fatto una doccia. Non importa, in entrambi i casi possiamo usare l'infinito passato, quando il soggetto della frase principale è lo stesso della frase subordinata. E per ultimo abbiamo un caso in cui usiamo dopo che. Usiamo dopo che più un verbo coniugato secondo le regole della concordanza dei tempi quando il soggetto della frase principale e quello della frase secondaria sono diversi. Nel PDF ti spiego bene come funziona la concordanza dei tempi in questi casi. Ti consiglio nuovamente di scaricare il PDF gratuito perché in quel documento spiego bene le regole della concordanza dei tempi con la parola dopo. Qui ti mostrerò solo un paio di esempi velocemente per capire quando si usa dopo che. Dopo che ti avrò spiegato tutto, potrai dirmi cosa ne pensi. Dopo che il corriere aveva suonato alla porta, il cane ha iniziato ad abbaiare. In entrambi questi esempi abbiamo due soggetti diversi per la frase principale e per la frase subordinata. E siamo arrivati alla fine di questa lezione di grammatica. Lo so, ti ho spiegato davvero tante regole. L'italiano è pieno di eccezioni e particolarità, però spero che questi esempi e queste spiegazioni ti abbiano aiutato a comprendere meglio le regole necessarie per usare correttamente questi due avverbi. Come sempre, la pratica, la costanza e la pazienza sono le tue armi migliori per fare progressi in una lingua straniera.
Se ti è piaciuta questa lezione, ti invito a recuperare tutte le altre lezioni di grammatica sul mio canale e a iscriverti per non perderti nessuno dei prossimi video che pubblicherò. Grazie mille per aver guardato questa lezione fino alla fine. Alla prossima!